La notte di martedì 10 febbraio del 1625, Don Pietro Lo Monaco, che era il cappellano di questa chiesa di Sant'Ippolito al Capo, fu chiamato al capezzale di un moribondo abitante alla strada di La Pannaria. Si trattava di Vincenzo Bonello, saponaro di mestiere, ma che tutti nel rione conoscevano come il cacciatore, per la sua passione per la caccia ai conigli sul Monte Pellegrino. L'ammalato esordì con: «Padre, mi voglio confessare perché mi successe un miracolo». Don Pietro Lo Monaco capì subito che la cosa era grossa e ci ritornò immediatamente con tanto di scrivano, testimoni e notaro. E così quel documento nero su bianco fu un'attestazione inconfutabile. Raccontò che, disperato per la morte della moglie quindicenne, che erano casati da 2 anni, ero andato a Monte Pellegrino per buttarmi dal precipizio che c'era dalla parte di mare. In quel momento gli apparve una giovana peregrina di faccia d'ancelo, bella e con uno splendore grande, che gli disse: «Vieni con me, che ti voglio dimostrare il mio luogo e la mia cella». E lo portò esattamente laddove furono trovate le sue ossa. Come se non bastasse, il racconto continua con un ordine preciso. «Io ti comando, da parte di Dio, che tu vada a dire al reverendo cardinale, con lo mezzo del tuo confessore, che il mio vero corpo et ossa sono quelle che tiene nella sua camera». E così, con atto notarile, quelle ossa furono consegnate al Senato palermitano, cioè al comune, affinché fossero custodite in chiesa cattedrale. E ancora qui stanno in uno sfarzo d'argento, a dimostrazione che noi palermitani non badiamo a spese quando si tratta di ringraziamenti. Il saponaro ebbe il suo miracolo, difatti morì 3 giorni dopo. Il cardinale Giannettino Doria si arrese. Intanto prendeva il posto del Savoia come viceré vicario. Gli abitanti del Capo, i vicini di casa del Bonello, naturalmente fecero pittare su Ardesia una bella immagine della santa. Era il 1624, era stata messa per la verità di fronte, laddove c'era l'antica struttura della Pannaria Monte di Pietà. Poi, alla fine del Settecento, fu spostata in questo luogo per motivi di lavori e lì rimase, a Palermo. Non c'è nulla di più resistente del provvisorio. Qui ci fu la casa del saponaro cacciatore Bonello. Il palazzo venne giù dopo un bombardamento aereo nel 1943. Nessuno ha mai pensato a metterci una lapide.